Una delle prime cose che si studiano quando si sta imparando una nuova lingua è sicuramente l'alfabeto. L'alfabeto italiano è composto da 21 lettere, 5 vocali e 16 consonanti. In più ci sono 5 lettere importate dalle lingue straniere, che sono la K, l'Y, la W, la X e la J, che tradizionalmente non fanno parte dell'alfabeto italiano, ma possono essere utilizzate in certe parole. È il caso ad esempio di yogurt con la Y o koala con la K. Come si pronuncia l'alfabeto italiano? Sono qui per risponderti a questa domanda. Quindi, chiaramente la pronuncia è diversa rispetto alla tipica pronuncia inglese, ad esempio, e avremo A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z. Come fare per memorizzare l'alfabeto italiano? Ebbene sì, tramite la canzoncina dell'alfabeto, una canzone che memorizziamo fin da bambini e che ci aiuta a ricordarci come è fatto l'alfabeto della nostra lingua. Sul link in descrizione troverai il contenuto sul nostro sito che ti darà la possibilità di accedere al link con la canzoncina per imparare in maniera divertente l'alfabeto italiano. Ricorda poi che gli accenti possono modificare la tonalità di una parola, di una lettera chiaramente, ma che va a influenzare come dici una parola. Quindi, ad esempio, l'accento sulla A in città va appunto a rafforzare il suono di questa lettera. Quindi potremmo avere città, l'accento sulla E che diventa E. Quindi, ad esempio, nel verbo essere, Marco è un buon studente. Vorrei portare poi la tua attenzione su una lettera, diciamo, particolare, che è l'H, che almeno in italiano è una lettera muta, nel senso che generalmente non va pronunciata, però ci aiuta a pronunciare particolari parole. Ad esempio, quando abbiamo l'H prima di una vocale, praticamente viene ignorata. Quindi avremo ad esempio nel verbo avere loro hanno, e hanno si scrive appunto con l'H prima della vocale. Questo serve soprattutto quando vediamo la scritta hanno con l'H a capire che stiamo utilizzando il verbo avere. Quando invece è senza l'H, l'anno è l'year, quindi l'anno solare, l'anno che sta passando a livello proprio di tempo. L'H posta invece dopo le consonanti C e G serve invece a farle diventare hard, forti. Cosa voglio dire? Voglio dire che sia la C che la G hanno una pronuncia soft, quindi ad esempio c'è del latte in frigorifero, questa c'è, o giovani con la G, quindi le giovani persone, una pronuncia morbida. Se invece vogliamo creare il suono K o G in italiano, poniamo l'H dopo queste lettere. Avremo ad esempio chiesa, quindi K, chiesa, oppure con la G ghianda, ghianda. Quindi ricorda, l'H dopo queste lettere serve a significare un suono più duro, più forte. Un consiglio che ti do per impraticare la tua capacità di
dire l'alfabeto è quello di associare le lettere ai nomi di città. Quindi potresti dire A di Ancona, C di Catania, F di Firenze, o anche, ad esempio, con nomi di animali, Z di zebra. Questo può essere un trucchetto per permetterti di diventare più fluente nello spelling delle lettere italiane. Spero che questo video ti sia stato utile per comprendere come è organizzato e come si pronuncia l'alfabeto italiano. Se è così, ti chiedo di lasciarci un bel like e se vuoi approfondire questo e altri argomenti di italiano in modo semplice e divertente, seguici nel link in descrizione, entra nel nostro sito e scopri la nostra scuola di italiano. Ti ringrazio per l'attenzione, ci vediamo nel prossimo video. A presto e un grande ciao!